Ciao ragazzi e bentrovati alla quinta comparativa di Red del 2024. E guardate un po' il cielo, probabilmente pioverà. Quest'anno abbiamo spaziato dalle crossover entry level alle sportive di media cilindrata, passando per l'Adventure con la ruota da 21 pollici. Oggi siamo qui al Mottarone, il nostro proving ground che mixa perfettamente tutte le condizioni di guida per questa tipologia di moto. Lento, veloce, tornante, accelerazione di terza marcia, insomma ci divertiremo sicuramente. E questo è proprio il loro momento, tocca a loro le naked medie più raffinate del mercato. Vero, le abbiamo provate di recente nel 2023 e infatti 2 delle 4 contendenti, Ducati Monster SP e Triumph Street Triple 765, sono rimaste le stesse, ma visto l'arrivo delle nuove KTM 990 Duke e Yamaha MT-09 SP, tornare ad occuparci di loro è stato praticamente obbligatorio. Del resto, quella delle naked sotto i 1000 cm3 è sempre una delle comparative più attese. Fanbike, Street Fighter, chiamatele come volete, ma il risultato non cambia. Sono le moto più divertenti che si possono guidare, leggere, potenti e con ciclistiche ed elettroniche super raffinate, al limite del racing. Sono moto capaci di dare il gusto dell'adrenalina senza mettere troppo in soggezione, ma con quella piacevole sensazione di avere sempre il controllo della situazione. Un po' come se vi dicessero che state per accarezzare una tigre, però questa volta è addomesticata. Per capire chi si è meritata la corona di miglior naked media del 2024 le abbiamo guidate sul loro terreno di caccia preferito, strade piene di curve fra le quali farle ballare e rettilinei per lasciare sfogare tutta la loro potenza. A dire la verità sono moto che si trovano a loro agio anche fra i cordoli e lì le abbiamo portate nel 2023. Questa volta però abbiamo voluto ambientare la nostra comparativa solo su strada, terreno che rispecchia il 90% delle situazioni che queste moto sono destinate a fronteggiare nella vita reale. Ma prima di entrare nel vivo della sfida conosciamo meglio le contendenti al titolo di miglior naked media 2024. Informazioni necessarie per capire le caratteristiche delle moto che saliranno sul nostro ring. Come tradizione per tutte le comparative di Red, noi cerchiamo di mettere le moto nelle stesse identiche condizioni a livello di gommatura, condizione essenziale per noi per giudicare al meglio le ciclistiche e in questo caso, essendo l'autunno in arrivo e le temperature un po' freddine, siamo stati un gradino sotto rispetto alla comparativa del 2023 che vedeva come protagoniste le Diablo Rosso 4 corsa. Questa volta siamo passati alle Diablo Rosso 4 gomme prettamente stradali, non dovendo andare in pista andava bene così, bimescolo anteriore, bimescolo al posteriore. Una cosa vi devo dire che tutte le contendenti, a parte la Monster che la monta già di primo equipaggiamento, hanno avuto un beneficio dall'arrivo di queste gomme. Temperature basse, si scaldano in veramente due curve e grandissimo feeling dall'anteriore. Sono gomme che sono sul mercato già da un po' di tempo, però senza ombra di dubbio ancora in questo momento a livello di gomme super sport sono nel top. Non vi dilungo troppo perché abbiamo una prova delle Diablo Rosso 4 sul nostro canale, vi metto qua il link e adesso andiamo a fare la nostra comparativa. La Ducati Monster SP è un modello totalmente confermato rispetto a quello della scorsa stagione, una moto che ci era piaciuta molto e che ha tutte le carte in regola per dare del filo da torcere alle concorrenti. Fra i suoi punti di forza ci sono senza dubbio la dotazione ciclistica e la leggerezza. Il comparto sospensioni, che comprende anche l'ammortizzatore di sterzo, è molto raffinato e interamente firmato Öhlins, con forcelle e mono completamente regolabili. Manca però il leveraggio progressivo. In questo contesto di sportività, sottolineato dalla sigla SP che sta per Sport Production, fanno bella mostra anche le pinze Bremo Stilema e il silenziatore con doppio terminale firmato Termignoni. Il motore non è meno agguerrito della ciclistica in quanto ha prestazioni. Il V2 testa stretta a 11 gradi, ha 111 cavalli e 93 Nm di coppia massima. Peccato che Ducati abbia deciso di mascherarlo con delle coperture sagomate nel nome della pulizia delle linee e del rispetto dell'omologazione sul rumore. L'elettronica è completa e offre ride by wire e 3 riding mode, ABS cornering, controllo di trazione, anti-wheelie e launch control. Le quote ciclistiche sono senz'altro particolari perché la Monster sfoggia uno degli interassi più lunghi come da tradizione Ducati, ma un avantreno sicuramente estremo, solo 23 gradi di inclinazione canotto e una risicatissima avancorsa di 87 mm. Leggerezza, dicevamo, non a caso la Monster SP con i suoi 183 kg in ordine di marcia è, anche se di un soffio, la moto più leggera presente in comparativa. In questo campo quindi ancora riferimento per le concorrenti. Il prezzo non è cambiato, 15.390 euro tutto compreso.
La Ducati Monster SP è l'unica bicilindrica a V del gruppo e si sente ancor prima di accendere il motore per via della vita molto snella che caratterizza una posizione di guida abbastanza protesa in avanti, ma non come capitava sulle vecchie Monster. Dopodiché, quando il motore lo si è avviato, la sua caratteristica dominante sin da subito, specie in confronto con l'altro bicilindrico di questa comparativa, è la pastosità e la fluidità d'erogazione. In basso magari è un po' riottoso, come tutti i bicilindrici a V di medio grande e grande cubatura, ma poi restituisce in dolcezza su tutto l'arco d'erogazione e quando si va a cercare la velocità si trova anche quella. Dopodiché la ciclistica con componentistica di primo ordine fa un lavoro sensazionale nel soddisfare qualsiasi voglia di ritmo e guida sportiva, il tutto condito da una agilità veramente neurale. Basta pensare di inserire la Monster in curva e lei si getta in piega con una velocità d'esecuzione da riferimento. Non mi ha fatto impazzire della Monster SP nel confronto tecnologico con le altre concorrenti di oggi il TFT, un po' piccolino dalla risoluzione modesta, ma devo dire che avendo questo hardware Ducati è stata brava con le grafiche a rendere tutto più chiaro e più leggibile di quanto si potrebbe pensare leggendo i pollici della strumentazione sulla scheda tecnica. In attesa della versione R, che sarà presentata in EICMA, ci accontentiamo della sorella meno estrema, se così si può definire, una moto da 123 cavalli, 103 Nm di coppia, il dato più alto tra le contendenti, e 184 kg rilevati alla nostra bilancia con 5 litri di benzina nel serbatoio. Sbaglia chi la vede come una 890 gonfiata, perché in realtà è più corretto definirla una Super Duke 1390 ridimensionata, moto con cui la 900 condivide la filosofia progettuale, l'indole e anche molte componenti. Un po' più naked vera, un po' meno fan bike, la 990 ha cambiato un po' la filosofia rispetto al modello che l'ha preceduta. A certificarlo sono le quote ciclistiche molto rilassate, con l'interasse più lungo del confronto e lo sterzo decisamente più aperto di tutte. La 890R però ha vinto la nostra comparativa 2023, riuscirà la 990 a replicare l'impresa? Diciamo che il prezzo non aiuta la 990 Duke perché parte da un listino di 15.230 euro, ma promozione a parte, se volete equipaggiarla con tutta l'elettronica come la moto che abbiamo noi in prova si sale a 15.800 euro, il più alto tra le moto presenti in comparativa. Del cuore bicilindrico LC8C che batte sotto il vestito minimalista del Duke abbiamo già detto, vale la pena soffermarci sulla ciclistica, resta invariato il telaio in acciaio sebbene irrigidito lateralmente, ma cambia il forcellone, ora scatolato rispetto al classico reticolato a cui eravamo abituati. Le sospensioni, naturalmente VP, vedono un monoammortizzatore Apex montato al centro senza leveraggio, regolabile nel precarico e nel ritorno idraulico, e una forcella sempre Apex a cartuccia aperta, regolabile solo nell'idraulica, compressione e ritorno 1 per stelo. Impianto frenante simile a quello della 890 standard offerto dalla Kotak One. Di serie sono presenti 3 riding mode, la piattaforma inerziale 6D, l'ABS e il traction control con funzione cornering. Il resto, quick shifter bidirezionale, controllo del freno motore e mappatura track e performance, si attiva con i pacchetti offerti come optional. Sulla moto in prova in particolare c'è tutto, per cui siamo molto curiosi di sapere come si piazzerà nella classifica generale. Sarà per le immagini del marketing KTM sempre molto sguaiate fuori dagli schemi, ma basta guardare la livrea arancione della 990 Duke per farsi mettere in testa cattive intenzioni. Si sale in sella e si è accolti da una posizione di guida non del tutto tradizionale, ma molto più sensata e normale di quanto era in passato sulle medie di Mattighofen. Si è comunque seduti molto dentro alla moto, poi si gira la chiave, si avvia il motore, si innesta la prima e si parte, e il protagonista dello show è proprio lui, il bicilindrico parallelo LC8C con una spinta rabbiosa, furiosa, con dei medi ultra pieni e una risposta al gas chirurgica e prontissima. È rabbioso ma gestibile, il risultato è un coinvolgimento di guida assoluto.
A questo contribuisce anche una ciclistica bella stabile, agile, ma che in questo gruppo non sorprende per maneggevolezza. L'unico vero punticino debole sono i freni, che hanno potenza a sufficienza per divertirsi tra le curve anche a ritmo svelto, ma un feeling e un mordente iniziale non eccellenti. In fin dei conti, la cosa che riesce difficile sulla 990 Duke è andare piano. Come il Monster, anche la Naked Made in Inclay affronta questa sfida senza cambiamenti rispetto alla comparativa del 2023. Ricordate? Ma forse non ne aveva nemmeno bisogno. Se analizziamo i freddi numeri, infatti, scopriamo che il rapporto peso-potenza è il migliore della categoria. Il suo 3 cilindri da 765 cm3, il più piccolo presente in comparativa, è in realtà il più potente e anche quello che gira più in alto, 130 cavalli erogati a ben 12.000 giri. Un po' meno brillante la coppia, 80 Nm, ovviamente il maggior frazionamento si fa sentire. Detto questo, il carattere del 3 cilindri assolutamente non si discute. Anche il pacchetto elettronico se la gioca con i migliori, grazie anche alle 4 mappature, compresa quella Race, e la ciclistica raffinata. Il telaio in alluminio vanta nobili discendenze racing che la rendono di fatto l'unica vera Street Fighter presente nel confronto, anche perché, come tradizione per Triumph, i fari sono fissati al telaio e non al manubrio. Sospensioni confermate, forcello a Showa Big Piston Fork e monoammortizzatore Öhlins, tutto pluriregolabile, e confermate anche i freni con l'impianto anteriore ovviamente griffato Brembo. Le pinze sono le Stilema, ma Triumph gioca l'asso con la pompa MCS a interasse variabile, unica moto ad averle in comparativa. Le quote vitali raccontano di una moto dalla ciclistica molto compatta, interasse di soli 1399 mm, il più contenuto fra le 4 protagoniste della sfida, e inclinazione del cannotto di 23,2 gradi fanno capire che in Triumph hanno cercato tanta agilità. Il peso, anche in questo caso, la nostra bilancia parla di 185 kg con 5 litri benzina, il prezzo il più competitivo del lotto, 13.095 euro, 4 in meno della Yamaha MT-09 SP. La Triumph Street Triple RS è unica tra queste 4 naked di cui parliamo oggi, unica perché è la sola che di fatto nasconde una natura da super sportiva, nasconde un'impostazione di guida da sempre, per tradizione Street Triple, che deriva da quella che fu la Daytona, e in un certo senso questa è ancora oggi la media sportiva di casa Triumph, e si sente sin dal primo momento in cui si sale in sella, con una posizione di guida che è di gran lunga la più caricata sull'avantreno del gruppo, quella che più ricorda una super sportiva, dunque con il retrotreno alto e il busto che si inclina in avanti. Questo regala da subito una gran fiducia nell'avantreno. Il tempo di adattamento alla Street Triple viene ridotto quasi a zero, grazie anche alla snellezza, alla leggerezza del pacchetto, all'erogazione dolce e prevedibile del 3 in linea, specialmente nella mappatura road, mentre quando si va a cercare le mappature sport e track compare un po' di on-off alle prime riaperture del gas, e in generale qualsiasi livello di motociclista impiega veramente poco tempo a trovare la sua dimensione sulla Street Triple, che mostra il fianco a ben poche critiche. Oltre al già citato on-off, le grafiche della strumentazione non esattamente chiare e ben leggibili, nonostante il pannello, l'hardware sia di ottimo livello, e in generale un pacchetto elettronico non personalizzabile, configurabile quanto quello delle migliori rivali, in primo luogo per la mancanza dell'antimpennata separato dal traction control. Freni ottimi, assetto anche qui molto da sportiva, il che, se siete motociclisti con quell'inclinazione un po' come il sottoscritto, può essere un gran pregio, ma oggettivamente in certi casi si rivela non perfetto, specialmente, come è chiaro, sugli asfalti un po' sconnessi.
Inserita a grande richiesta in questa comparativa, la giapponese è con la Street Triple l'altra 3 cilindri della prova. Tuttavia, la filosofia costruttiva che accompagna il CP3 Yamaha è esattamente l'opposto di quello della Street Triple. A Iwata hanno cercato prima di tutto tiro e coppia e i numeri lo dimostrano. Il picco massimo di coppia di 93 Nm viene ottenuto a soli 7000 giri, regime simile a quello di Ducati e inferiore ad esempio a quello di KTM. Insomma, la Yamaha ha quella che in gergo viene chiamata una bella castagna. Il progetto MT-09 è diventato senza dubbio più sportivo e a sottolinearlo è anche la nuova posizione di guida. Le pedane regolabili in altezza su 2 posizioni sono più rialzate, più arretrate, mentre il manubrio è ora più basso. Ne consegue una posizione finalmente più caricata sull'avantreno a dare ovviamente quell'idea di Street Fighter che tanto ci piace. Quanto all'elettronica non manca proprio niente, partendo dalla piattaforma inerziale che offre 4 impostazioni personalizzabili, compreso una track. Anche per la MT-09 SP sospensioni di fascia premium con forcella Kaiaba i cui steli beneficiano del tracciamento Kashima e ammortizzatore Öhlins, entrambi completamente regolabili. Bellissimo il forcellone di alluminio spazzolato e non possiamo che apprezzare l'arrivo dell'impianto frenante anteriore full Brembo con pinze stilema e pompa radiale. Le quote ciclistiche parlano di un interasse compatto, 1430 mm, ma un avantreno piuttosto aperto a cercare quel mix tra stabilità e agilità che la perfetta naked sportiva deve avere. Un mix ottenuto, va detto, senza l'adozione dell'ammortizzatore di sterzo. È la moto più pesante del confronto, 188 kg con 5 litri di benzina nel serbatoio, ma stiamo parlando comunque di una moto molto leggera. In compenso è anche la moto meno costosa, 13.095 euro, tutto, ma proprio tutto compreso. La Yamaha MT-09 SP 2024 non è cambiata radicalmente rispetto al passato, ma ogni aggiornamento che le è stato apportato è stato inserito nel pacchetto per andare nella direzione della sportività. Mi riferisco innanzitutto alla posizione di guida variata abbassando il manubrio con dei nuovi riser più corti e la differenza si sente caricando di più l'avantreno per un approccio e in generale una guida più sportiva. Nonostante questo, la posizione in sella e anche la sella stessa sono le più comode di questo gruppo. Si sta quasi rilassati rispetto alle altre naked di questa comparativa, con un serbatoio decisamente più ampio da abbracciare con le gambe. Dopodiché il capitolo motore anche in questo caso è predominante. Il CP3 fa valere la sua coppia esorbitante sin dai bassi e soprattutto ai medi, ma senza dimenticare un allungo discretamente gustoso. In generale la sensazione quando si guida la MT-09 a qualsiasi ritmo è che non ci sia mai la possibilità di cogliere in fallo il suo propulsore, che ne ha sempre. Che si tratti di uscire da una curva lenta con una marcia di troppo, di impennare o di allungare per star dietro ai colleghi sulle altre nude belle cattive di questa comparativa. Altro aggiornamento dell'SP 2024 riguarda i freni marchiati Brembo con anche le pinze stilema, e anche in questo caso la differenza si sente nettamente, con un impianto bello potente ma anche molto modulabile. In questo gruppo di moto super agili la Yamaha si posiziona nella parte un po' più progressiva dello spettro di possibilità, ma quello che mi è piaciuto di più in realtà oggi di questa SP riguarda l'assetto delle sospensioni con il mono Öhlins e la forcella Kaiaba, perché è sì molto sportivo ma allo stesso tempo sufficientemente scorrevole per assecondare anche gli asfalti non proprio perfetti e in generale per una guida non sempre e necessariamente col coltello tra i denti. Ciao a tutti e benvenuti nel Red Corner con il direttore Stefano Cordara. Siamo reduci dalla nostra quinta comparativa, l'anno non è ancora finito. E abbiamo preso ancora un po' di pioggia. Abbiamo preso ancora un po' di pioggia. Ma nel frattempo abbiamo pagato la corrente elettrica e quindi ci hanno attivato il contatore e abbiamo anche la luce, quindi
un pezzetto per volta al nostro angolino prende forma, mancano sempre due più birre. caldo, birrettine, adesso vedrete i prossimi passaggi, ma sicuramente diventerà un posto dove racconteremo, e siete ovviamente anche voi ospiti graditi anche se ci guardate da casa, perché abbiamo fatto la quinta comparativa, tema veramente interessante dedicato alle medie naked sportive. Sì, siamo tornati sull'argomento dopo, come abbiamo detto all'inizio del video, dopo il 2023, perché adesso mi metto la faccia seria da ingegnere del Borghese, con uno scritto sotto al video. Ah, scusa, apro una parentesi. Come avete visto è entrato di diritto nel team Lorenzo Schiappadini, abbiamo lasciato a lui la parte di commento a caldo per non essere sempre noi, quindi a conferma che la squadra di Red si sta allargando. Bravo Lorenzo, ribadisco un benvenuto, anzi dovresti farlo tu da direttore. Benvenuto Lorenzo, e tra l'altro ha capito cosa vuole dire fare le pagelle di Red, perché mi ha scritto tipo alle mezzanotte e un mezza, dice ma... però è complicato, è quello che ho detto, cioè ne parliamo, ne discutiamo, però quando devi mettere lì i numeri che poi non ti tornano delle cose, o comunque quello che tu pensavi lo metti in numeri, poi vedi che ci sono i risultati che dici ma per questa qui, allora non è così semplice. Nel frattempo ci siamo evoluti, dal 2023 a oggi, le pagelle si sono evolute, nel senso che abbiamo inserito nuove voci, abbiamo splittato le voci delle vibrazioni, abbiamo splittato la voce del cambio, valutando cambio e quick shifter, abbiamo messo i coefficienti 0,5 perché non sempre su queste moto alcune cose tipo protezione aerodinamica insomma sono poco importanti, poi non può valere come una forcella, insomma diciamo così, mentre sulle crossover, sulle maxi enduro tutto deve essere al massimo, quindi non perché noi diciamo transigiamo su alcune cose, però effettivamente su una naked la protezione aerodinamica sai già che è bassa. Esattamente. E questa premessa che sta facendo Stefano è fondamentale perché se, e lo sappiamo che andrete a farlo, certo, andrete a vedere la classifica dello scorso anno, della comparativa che abbiamo fatto, tra l'altro però ricordiamo anche che eravamo in pista, quindi c'era anche un elemento in più. Avevamo gomme diverse, eravamo in pista, faceva molto più caldo, quella là l'abbiamo fatta con tipo 38 gradi, questa con 9 gradi, esatto. Ma poi anche per quello abbiamo diciamo deciso di utilizzare un certo tipo di gomma, e adesso ve la raccontiamo, però le due comparative ricordatevi che noi andiamo a votare sempre in termini relativi al parterre di moto che noi abbiamo nella comparativa. È chiaro che se per spiegarci una moto in una comparativa di 2 anni fa prende 28 punti in una voce, con le concorrenti che c'erano, se arrivano nuove concorrenti a stabilire un nuovo livello parametro, e certo. Queste prendono 30, questa qua magari prenderà 27. Ecco. Questo per dirvi perché Street Triple, scusatemi, e Monster SP sono le stesse moto del 2023, uno dice però i voti, no, allora, intanto sono cambiati un po' le voci, intanto ci siamo evoluti con le pagelle, intanto abbiamo aggiunto i coefficienti e i riferimenti sono differenti, perché 990 Duke e MT-09 SP, piaccia o non piaccia, hanno messo un jolly sulla comparativa e poi ne andremo a parlare. Apro subito una parentesi. Comparativa rinnovata, la prima sensazione sulle due nuove concorrenti, in questo caso che sono Yamaha MT-09 SP, che l'abbiamo provata tutti in tempi diversi, al di là della presentazione e tutto quanto, però una moto veramente rivoluzionata, e KTM col 990 che fa uno step in avanti sotto ogni punto di vista. Come si sta evolvendo, perché ci sta il mercato secondo te in questa specifica area del mondo delle naked, che secondo me sono quelle più fruibili, che sono un po' più complete a livello di elettronica e motore, ma non troppo? C'è un'evoluzione nella direzione delle moto un pochino più grosse, l'Euro 5 più sappiamo chiede di aumentare la cilindrata, almeno non a tutti perché l'MT-09 è rimasta col suo 8,90 ma l'aveva appena aumentata la cilindrata con l'Euro 5. Mitico CP3 tra l'altro. Grande motore, sì. Ma poi ne parliamo. KTM secondo me ma insomma l'abbiamo provata, riprovata, abbiamo fatto il deep test, sei andato tu in pista, io l'ho provata su strada, devo dire che nella comparativa ho ritrovato tutto quello che avevo trovato nella prova diciamo approfondita. Si sbaglia a rapportarla secondo me all'890, perché è vero che l'erede dell'890 non c'è più, adesso arriverà il 990R, si sa, KTM l'ha già annunciato, però è più veramente per come KTM l'ha posizionata questa moto, per come KTM l'ha strutturata, è più una piccola 1390, anche come carattere, anche come posizione di guida, rispetto a una 890 un po' cresciuta. Una cosa interessante secondo me da valutare, che insomma è un po' una cosa un po' da ingegnere, no? da nerd delle ciclistiche, però come avete visto abbiamo dato delle tabelle con dei dati di interasse, avancorsa, quella roba lì, tu guardi quelle tabelle lì e capisci già un po' come saranno le moto. Monster, interasse lunghissimo, forcella molto in piedi, pochissima avancorsa, cercano agilità, ma la stabilità
Infatti abbiamo dovuto mettere un po' mano al setup delle All'assetto, sì, sospensioni, questo soprattutto anche forcella. perché tendenzialmente queste moto qui, non so perché, ma comunque funziona un po' così, tutte tendono ad avere una forcella molto sostenuta. Poi chi si può regolare di più, chi di meno, e chi anche quando la regoli non riesci poi a recuperare quello che a me piace, ripetiamo, perché l'assetto perfetto non esiste, l'assetto perfetto è il mio. Però, per esempio, Monster molto molto Mio sostenuta. per te, cioè, Sì, nel mio senso- per me, cioè, quello che piace a me, quello che Certo, piace a te, certo, cioè, certo. se no, altrimenti in MotoGP tutti farebbero un assetto fantastico, e userebbero invece tutti la lo moto di stesso. Marquez non la guida Bagnaia, la moto di Bagnaia non la guida Martin, per fortuna. Esatto. La guida Martin sarà un problema, no, comunque adesso a parte le battute, e quindi tendenzialmente per dare un po' forse di sportività, un segnale di sportività, tendono a fare insomma, forcelle Molto molto sostenute, sostenute, tant'è sì. che su Yamaha e su Ducati siamo un po' andati indietro a livello di come si dice, scorrevolezza, quindi aperendo ritorno e compressione Sì, idraulica, senza agire sui precarichi. Anche KTM si può fare con le galette molto facilmente. Triumph, quando vai indietro, la forcella, quella Big Piston, lo sappiamo, insomma, abbiamo già parlato, riparlato, inutile ritornare sull'argomento. Quella Showa lì non ci ha convinto. Rimane sempre un po' altina, e invece le altre due, lavorando, ci siamo riusciti a farcele per piacere, anche perché faceva freddo, e il freddo fa diventare i fluidi della forcella più viscosi, quindi la c'è meno forcella lavora scorrevolezza, meno, eccetera, eccetera. Quindi insomma, meno gli capacità di copiare gli siamo andati l'asfalto. un pochino dietro, diciamo, e quindi dicevo, tornando a bomba sui numeri, KTM la vedi, interasse più lungo di tutte, avancorsa più lunga di tutte, terzo più aperto di tutti. Stabilissima, Stabilità, ricerca di massima. stabilità. MT-09, interesse cortino, però abbastanza perso, ma ci sono questi mix qua, tu guardi quei dati lì, che sono, ragazzi, i 3 numeri magici della ciclistica. Avancorsa, interasse. E angolo canotto, e ti capisci dove una moto un po' si va a posizionare. Poi dopo, quando vai su strada, ritrovi un po' quella roba lì. Quindi diciamo KTM è veramente una piccola 1390, MT-09 una validissima MT-09 che con quel passo che ha fatto, muovendosi nella direzione di sportività, secondo me mancava ancora un pezzettino di manubrio, andare ancora un pochino più giù per essere più Street Fighter. Perché poi quando la provi da solo dici, poi la provi con le altre, dici, ma secondo me un centimetrino... Secondo me l'MT-09 meritava un manubrio leggermente più basso e forse una posizione leggermente più caricata in avanti, soprattutto quando scendevi da KTM, che avevi quella percezione di KTM, più feeling sull'anteriore, sei molto davanti con anche la Triumph. Però quindi... dall'altra parte comfort. Tantissimo, Quindi, oltre ai cilindri. Quindi diciamo, allora, partiamo... Vabbè, stiamo parlando della ciclistica. Va bene, finiamo con la ciclistica. Partiamo dalla ciclistica, a questo punto eravamo in questo Intanto vi mostriamo subito la prima scheda relativa, in questo caso sarebbe la terza, ma la prima relativa alla ciclistica, dove ancora una volta ve lo ricordiamo, la terza come noi votiamo, in ordine di voti come facciamo noi di solito. Vi ricordiamo sempre che potete vedere benissimo come sono evidenziati in verde i dot, i punti di massimo risultato di una o dell'altra moto. Chiaramente in questo caso c'è un buon equilibrio. Devo dire, ognuna delle 4 contendenti riesce a portarsi a casa qualche cosa di buono. Sicuramente, allora vado in ordine velocissimo perché sono tanti temi, partiamo dalla frenata. Yamaha in questo momento forse è quella che spicca per equilibrio, oltretutto essendo equipaggiato con un impianto frenante di altissimo livello. Tra l'altro un mistone, quello di Yamaha, perché davanti full Brembo, dietro full Nissin. Quindi però l'equilibrio che sono riusciti a trovare tra potenza, modulabilità, feeling alla leva, sia anteriore sia posteriore, punto di pressione sia anteriore sia posteriore, molto centrato, è piaciuto a tutti. Anche il bite giusto, rispetto veramente a Ducati o a Triumph. Questo certifica il fatto, cosa che abbiamo detto nel video sull'ABS, quando dicevamo le tarature dell'hardware, no? Che ne avevamo parlato, se non l'avete visto ve lo mettiamo qua, quello sugli Aras di Bosch, che appunto Brembo fa l'hardware e poi ogni costruttore si fa il fine tuning, come si dice. Infatti 3 impianti anteriori sostanzialmente quasi gemelli, 3 risposte diverse. Devo dire che Ducati a me è piaciuto moltissimo l'anteriore, al pari di Yamaha, parlo personalmente. Meno presente il posteriore. Meno presente, l'avevamo già detto anche nell'altra comparativa, sì, certo. Corsa lunga, te lo devi andare a cercare, non frena tantissimo. Triumph, benissimo il posteriore, l'anteriore un po' di bite, un po' aggressivo. Troppo e poi quando fa freddo sì. queste cose ti danno un po' fastidio. Sì. Perché anche subito il trasferimento, la sensazione che, non dico la ruota scappi sotto perché non è corretto, però senti proprio che va giù in modo molto repentino pur lavorando con delicatezza. KTM. Argomento KTM, devo dire, la pensavo più in sofferenza, onestamente, rispetto agli impianti che c'erano.
Sicuramente avete visto, ha preso i punti più bassi, però mi aspettavo meno. Beh, aiutato forse dal contesto Aiutato ambientale, dal contesto, dicevamo no, prima. è un impianto che manca di bite, manca del primo morso, e poi quando devi frenare devi tirare, Sì. mentre gli altri ce l'hai lì con un dito, questo devi tirare. Però la frenata c'è, e anche il posteriore veramente scarso, ecco, di KTM, cioè proprio per come guido io, troppo sottotono. Sì, non ti aiuta a correggere come si deve le curve, che Devi dovresti anche lì schiacciare solo forte, pelare, eccetera, e eccetera. invece ti va a non aiutare. L'altro argomento sono le sospensioni, secondo me, perché qui avevamo delle scelte varie, tutto VP KTM, un misto tra Kayaba e Öhlins per Yamaha, un misto tra Showa e tutto lo scibile Öhlins delle per sospensioni, Triumph. c'era Sì, tutto, tutti i grandi marchi tutto presenti. Öhlins per Monster. E devo dire che Monster, una volta che ci siamo andati un po' dietro, cosa che ormai io ripeto, cioè faccio ogni volta che ho una Monster in mano ad SP, perché secondo me l'assetto di base è un po' troppo rigido. Forse io avevo un po' anche ecceduto, l'avevamo fatta scorrere tanto, però insomma col freddo Meglio. guadagni feeling. Anche Yamaha, stessa cosa, un filino gli siamo andati dietro. Triumph, anche andando, come avevo detto prima, anche cercando di farla lavorare un po' di più, la Big Piston fa un po' fatica. KTM non ha il leveraggio, la sospensione sembra apparentemente semplice, 4 click solo di galletta, di forcella, quindi non è che ha 200 click, perché loro hanno detto facciamo un click molto importante piuttosto che farne tanti che fanno poco, però io ho ritrovato quello che avevo trovato durante la sospensioni che partono bene, che quando prendi la buca secca non ti rimandano rimbalzano. come fa Yamaha, perché il mono Yamaha lavora bene alle basse velocità, non della moto, basse velocità di lavoro della sospensione, Ma quando quando c'è prendi la frequenza- la botta secca te la rimanda molto molto presente, forcella bella, un assetto perfettamente secondo me calibrato per andare piano e per andare forte, perché KTM. quando tu aumenti, sì, KTM, quando Sì, aumenti sì, il sì, ritmo sono d'accordo, ce l'hai. sono d'accordo. Stabilità, non è un caso che KTM e Triumph siano tra le due più alte, perché Triumph, ricordiamo, ciclistica derivata pari pari dalla Daytona, moto più sportiva dell'8 come impostazione, rigidità della struttura, eccetera, eccetera, e un po' più magari appena più laboriosa, anche se con le Pirelli Diavolo Rosso 4 a me è piaciuta la Sì, moto, sì, sì, un po' sì, più, sì. diciamo, lentina Lenta. da voltare, Certo, però lenta. super stabile, avantreno. Non è caso Feeling che uno dei bellissimo. ragazzi che rappresenta nella comparativa proviene da una Tuono e gli è piaciuta di più, Certo, perché è certo. la parente stretta di una Street Fighter tale quale la Tuono. E insomma, bene, però diciamo, ognuna con le sue caratteristiche, secondo me stiamo parlando di moto veramente belle. Ok, parziale quindi della ciclistica, chiudiamo con un primo vantaggio di Yamaha 27,3 perché? Sì, abbiamo fatto la somma dei punti, attenzioni, Esatto, e poi abbiamo fatto esatto. come ci avete chiesto, perché noi seguiamo quello che ci dice la community, ma non capisco le somme, fatemi la media, ricordiamoci, noi votiamo da 18 a 30, non diamo insufficienza, insomma, però il voto minimo 18, voto massimo 30, come se fossimo all'università, certo. e quindi la media dei voti a questo punto abbiamo deciso di darla perché ci è stata chiesta, che rende più comprensibile. Con la tabella potete vedere sia la media sia il totale, la somma, insomma, come facciamo noi in modo tradizionale dei punteggi dei vari tester. Diciamo il parziale, il podio parziale, della primo ciclistica. posto Yamaha, secondo posto Triumph, a conferma di quello che abbiamo detto adesso, al terzo posto KTM e appena indietro Ducati, quindi insomma un ottimo Esatto, lavoro. una cosa che deve migliorare Yamaha sicuramente è l'angolo di sterzata quando devi fare inversione, insomma sterza veramente poco, nonostante non sia una super sportiva, quindi magari lì, ecco, punto da migliorare. Passiamo al motore. Ok. E qui il tema si fa interessante perché il confronto si gioca su bicilindrici contro 3 cilindri, più erogazione sotto, tiro in medi, A lungo. a lungo. Devo dire tra l'altro vabbè, che guidarle come abbiamo fatto noi al Mottarone in questa giornata di cielo non bellissimo e temperature basse, comunque feeling molto buono, risposta ai motori. Io ripeto, credo che, è una cosa che tu ovviamente sottolinei e ribadisci da sempre, 100 cavalli, 200 kg, noi siamo andati un po' più in alto a livello di E anche prestazione, un po' più sotto come e un po' pesi, più in giù a livello di pesi, vuol dire che abbiamo alzato un po' il livello della performance, ma è complessivamente secondo me quanto di meglio si possa desiderare per divertirsi su strada, insomma. È un mondo quasi perfetto, diciamola così, non è un caso che ultimamente molta gente mi scrive che sta facendo un po' di downgrade, no? Dalle maxi sia naked sia enduro, tornare a questo tipo di moto più umane, Ma chiamiamole anche così. banalmente il peso da gestire. Il peso poi. da gestire, eccetera. Qui siamo tutte sotto i 190 kg con 5 litri di benzina perché le pesiamo con 5 litri di benzina, quindi pesi molto interessanti, potenze dai 120
dai 110 diciamo ai 130 cavalli, coppia intorno ai 10 kg per ciascuna, insomma è la Triumph che è un po' sotto, ma ovviamente è la più piccola di Anche di cilindrata, cilindrata, la più chiaro, frazionata. certo, la più frazionata. E certo. quindi ovviamente diciamo, in quell'area lì ha preso meno punti. No? Chissà che possa esserci l'arrivo di un 3 cilindri un po' più grande adesso a EICMA? Non Niente. lo so. Non No, succederà, non lo so, sappiamo. non lo so nel senso Però che se lo meriterebbe, visto se lo che è una moto che meriterebbe. piace tanto. Non lo so, nel senso che non so quanto margine ci sia su quel motore ancora per crescere, perché ricordiamoci che è nato 6,75, adesso è diventato 7,65, quindi non so quanto margine di alesagio corsa ci sia per poter crescere ulteriormente di cilindrata. Vediamo. Perché no, scusate, piccola Però divagazione. la moto è anche compatta, è piccolina, insomma, devo dire, abbiamo cambiato un po' le definizioni perché anche lì la nostra community ci aveva un po' cazziato, perché, o meglio, non era chiarissimo, avevamo messo questa voce potenza, Esatto. che non è intanto guardate ovviamente la tabella intanto che Stefano ve la spiega. Esatto, non è la potenza, nel senso questa c'ha 110 cavalli, gli do 30 e l'altra ce ne ha 105, gli do 25. È la sensazione di potenza, la spinta che hai quando tu vai a toccare il gas, quando esci dalle curve, quindi questa accelerazione, insomma chiamiamola così, quindi questa sensazione di potenza e quanto è precisa anche la risposta. Che forse è una miscela di coppia e cavalli e però, ecco, cosa ti riporta. Perché il motore può avere 130 cavalli, sì, come la Street Triple, ma quando esce dalle coppia. curve li farò girare di più e quindi quella sensazione di spinta, quella è un po' quella che andiamo a valutare. Qualità di erogazione, mappature, insomma controlli elettronici. Devo dire che stiamo parlando di moto che hanno tutte qualità veramente di alto livello. Secondo me, ecco, più che una crescita di cilindrata della Triumph, mi piacerebbe che arrivasse una Street Triple nuova con un po' di elettronica evoluta, perché appunto, come ha detto anche col cambio che è un po' lento. Il cambio è un pochino lento, il quick shifter più che altro, perché anche qui non andate a vedervi la comparativa del 2023 per comparare i voti, perché abbiamo splittato il cambio una volta. Come si vede, ancora ve la facciamo rivedere. Votavamo solo cambio, adesso votiamo cambio e quick shifter. Cosa significa però cambio e quick shifter? È che il cambio noi lo usiamo con la frizione e capiamo se è contrastato o non è contrastato, gli innesti sono precisi così. Poi il quick shifter sono i tempi di taglio, se la moto spinge in scalata, quelle cose lì. Andavano valutati diversamente, quindi da un anno a questa parte abbiamo splittato le due voci, quindi aggiungiamo precisione. Per la gioia di Lorenzo Schiappadini, che ha passato la notte a capire la differenza tra cambio e quick shifter, esatto. E ce l'ha fatta però. Sì, ma non lo sapeva. Non sapeva. No, e adesso stiamo scherzando. Per esempio KTM cambio ni, perché è contrastato, un po' legnoso, così, quick shifter buono, esatto. Perché il taglio è perfetto, però il cambio resta. E poi non so perché devono fare quella levettina piccolissima che fa fatica a prendere. Poco agevole, quando usi le scarpe quelle civili, diciamo, secondo me ti mette un po' in difficoltà. No, dà un po' fastidio. Allora, vado velocissimo ai green dot, i punti verdi, quelli che sono ovviamente che determinano anche la distribuzione delle qualità migliori di tutte le protagoniste. In questo caso motore KTM spicca, ci è piaciuto proprio tanto. E ragazzi, KTM da quel punto di vista lì non gli puoi dire niente. Ma anche come prendi in mano il gas. Quando prendi in mano il gas, la precisione che hai nella risposta, le mappature che mi sono piaciute tutte, a parte la performance che è veramente over, che però la usi per andare in pista, forse così, se uno vuole proprio il gas, che non è un gas, ha un grilletto, ecco, per la performance. Però anche la mappatura sport, che a me sulle KTM non mi è mai piaciuta, era sempre un po' aggressiva. Vale la stessa cosa per Yamaha, questa volta mi è piaciuta, grande precisione. Ecco, magari aggiungeremo una voce, perché è giusto, che è la voce freno motore, perché il freno motore KTM ha questa bellissima risposta al gas perché tendenzialmente fa moto con poco freno motore, molto scorrevoli, a volte troppo scorrevoli, quindi c'è chi piace, c'è chi non piace. Mentre Yamaha, per esempio, ottimo bilanciamento secondo me, tra freno motore e gas, ottima gestione del gas anche nella mappatura più aggressiva. Ma può essere anche merito del 3 cilindri rispetto al bicilindrico? Ma non è ni perché quando le vecchie Yamaha, quando mettevi Power A, erano belle strong. Belle strong, a me non piaceva. Ok. Quindi proprio un lavoro specifico. Sport, qui che ha la risposta al gas più aggressiva, che sono 4 le risposte al gas che puoi selezionare adesso, a me è piaciuta, quindi la gestione del gas è migliorata molto, c'è grande spinta a tutti i regimi, magari allunga di più la Triumph perché ovviamente gira meno sotto, cioè spinge meno sotto, ma poi allunga di brutto. Monster comincia a segnare un po' il passo, cioè il motore fatica a stare. In realtà la moto spinge perché è anche molto leggera, è super agile da usare, ha un'agilità pazzesca, e quindi tornando alla ciclistica, cioè, butti in curva, però ripeto, stabilità filo al limite, però il motore quando vai piano è un po' recalcitrante, la spinta c'è, però magari a volte la mappatura sport è un po' effimera, cioè tu acceleri, poi dopo gli manca un pezzettino.
insomma, testa stretta sono anni di onorato servizio, però adesso gli altri stanno arrivando a fare delle cose buone. Vedete gli zeri sul cruise control perché non l'abbiamo valutato in questo caso, perché 2 moto ce l'hanno, che sono Yamaha e KTM, le altre e 2 due moto no. non le hanno, quindi non potevamo aggiungere, insomma, Però- avrebbe falsato un po' la classifica. Però a livello di classifica generale comunque prendono punti a livello di allestimento. Assolutamente sì, perché noi nell'allestimento, quando valutiamo la dotazione cosiddetta, valutiamo tutto. Ok. Perché ogni cosa che tu Esattamente. inserisci, dalla pompa radiale anteriore interasse variabile, che ovviamente costa di più, quindi ha un valore maggiore di una pompa radiale normale, inseriamo e vediamo punti. Cruise control costa di più perché comunque lo devono sviluppare, lo devono Certo. mettere, non è solo un pulsante, va sviluppato, quindi tutto quello che c'è sulla moto ha un valore. Quindi noi ogni cosa la aggiungiamo e diamo punteggi. Tant'è vero che Yamaha, se vedete la cosa della dotazione, è quella con dotazione più alta, punteggio più alto di dotazione. Quindi classifica parziale 2, in questo caso parliamo del motore, ancora al primo posto Yamaha con 1053 punti, seguita da KTM 1040, Lì, sono veramente, ce la stiamo giocando sul filo di lana, il risultato finale, terzo posto per Triumph e quarto posto per Ducati. Che nonostante appunto Ducati ancora, insomma, il motore è, eccetera, eccetera, però si riesce ancora a difendere. Secondo me KTM, avete visto i punti verdi, con un cambio un filo meno riottoso, come termine che ha usato Lorenzo, lo faccio subito mio, avrebbe vinto la classifica del motore. Però noi valutiamo tutto, questi sono i risultati. Terza area, è arrivato il momento di parlare di ergonomia e comfort. Comfort entro certi termini, come ha detto Stefano prima, stiamo parlando di moto che ovviamente senza protezione usano questa voce come strumento per avvicinarsi, come abbiamo fatto noi, un po' di autostrada per andare a fare un po' di pieghe in cima al mottarone con 9 gradi, però è utile anche per capire a livello di comfort come ci si comporta. E anche qui devo dire che secondo me, proprio in virtù del fatto che Yamaha MT-09, alla quale abbiamo sempre contestato in passato anche una posizione di guida decisamente poco da naked / street fighter, con una posizione fin troppo confortevole e quasi da, potrei dirla quasi da motard, mezzo motard, un ibrido. Un ibrido. In questo caso recupera con una serie di valori a partire dalla posizione di guida, comfort, sella, che insomma danno ragione al progetto di Yamaha che è completamente è bestiale salire in moto su queste moto perché trovi 4 posizioni di guida completamente differenti. Forse le più vicine tra di loro sono Street Triple e Monster, un po' caricate sul davanti, un po' alte di sella, cioè diciamo la personalmente ti dico, quella nella quale mi sono trovato meglio è KTM. Sì, confermo, anche se scendendo da al manubrio tende un po' a piangere, però diciamo all'estremità, io lo chiamo piangente perché all'estremità un po' così, cosa che succede anche sulla 1390 per il resto, però sella bellissima, triangolazione bene, pedane messe bene, forse un filino avanti rispetto diciamo alla media, snella ma non troppo, come era snellissima la 890, ricordi che non riuscivi neanche a stringerla quasi, invece questa è una moto che ti senti in mezzo, ti senti inserito nella moto, e quindi sì, la posizione a me è piaciuta, ti dà un bel controllo, sei sufficientemente rilassato quando viaggi, quindi si fa la giornata, non finisci distrutto, bene. A seguire secondo me Yamaha, gli mancava quel centimetro di manubrio un pochino più giù, perché è vero che è diventata più Street Fighter, cosa che le ha fatto guadagnare un sacco di punti sulla ciclistica, perché adesso entri in curva, senti il davanti, è un'altra guida, Le pedane sono sufficientemente arretrate, tra l'altro sono regolabili, l'unica che ha le pedane regolabili, e insomma, bene, anche lì sufficientemente rilassata, anche se però scendi dalle altre, sali su Yamaha se sei ancora col manubrio un po' alto. Ripeto, un centimetrino diventava ancora più incisivo, però forse non sarebbe più la MT-09, perché la MT-09 era nata così, e sono andati un po' in quella direzione. Ma senza esagerare, insomma, alla fine. Però bella anche l'idea delle pedane regolabili in altezza, utile, molto utile. E Triumph piccolina. Devo dire che nel giro di questa comparativa non c'erano dei tester molto alti, per cui probabilmente Triumph lì ha riguadagnato un po' punti, perché quando c'è Federico, per esempio, che ha le gambe lunghe, lui sulla Triumph si trova abbastanza stretto. Io sono al limite. Io ci sto bene, tu sei al limite, però devo dire, Edoardo, insomma Lorenzo, non siamo dei Vatussi, nessuno, e quindi sulla Triumph ci stiamo abbastanza bene. Anche lì dipende, ragazzi, quando mi chiedete ma sono alto 1,90, magari su quello facciamo il video sulla moto su misura, però cioè, le moto hanno delle taglie, e quindi magari a me va bene, a te no. Monster, a me la posizione di Monster non dispiace, l'unica cosa è che sei sempre un po'
appollaiato. forse fin troppo stretta nella zona centrale del vitino veramente da Vespa, che è un po' eccessivo. Non ti senti inserito nella moto, ecco, questo qui secondo me forse è un po' Esatto. uno dei temi relativi a questa Ducati Monster. Chiudo facendovi notare, ovviamente riaprendo la tabella specifica, che come potrete notare questa volta il tema vibrazione l'abbiamo ripartito su 3 aree diverse, Sì. cosa che non avevamo fatto la prima volta, ma perché ci permette di entrare ancora più nel merito e differenziare ulteriormente il comportamento a seconda delle Perché aree. le nostre comparative sono un oggetto vivo, Si evolvono strada no, facendo. perché adesso abbiamo detto Sì, certo. aggiungiamo il freno motore, perché il freno motore è una cosa da giudicare secondo me, in effetti è venuta fuori adesso, ma probabilmente nelle prossime lo aggiungeremo perché, ripeto, magari la mappatura noi diciamo bellissima la risposta al gas, però poi la moto quando chiudi accelera anziché frenare, Certo. o troppo freno motore, oppure non è regolabile, insomma. Che le vibrazioni... peggiora il comfort o migliora il comfort il freno motore, inevitabile, cioè sì. il feeling di Sì, guida... perché l'on-off che ha la, che certo. ha la Street Triple è figlio un po' anche di un freno motore un po' consistente, e mentre l'assenza totale di on-off della KTM è invece figlia di un freno motore che praticamente non c'è, e quindi molto libero, e quindi questa cosa qui può piacere o non piacere, perché magari qualcuno un freno motore che ti lascia troppo libero non piace, perché non ti aiuta a chiudere la curva. Poi Non ti mette a tuo agio, bravi, magari. secondo me, Ducati ne ha parecchio anche di freno però per esempio Ducati è un esempio che ha tanto freno motore ma non ha on-off. Esatto, Quindi si può- esatto. Sono perché- stati molto bravi. Sì, perché ha una prima risposta al gas molto filtrata, se hai notato, cioè nei primi 2-3 Molto gradi... satura? Filtrata, Ah, o no, satura, sì. saturata, sì, quei Ecco. primi 2-3 gradi di Ha detto gas. l'ingegnere saturata, Adesso. l'ho fatta subito mia. E quindi cioè, si può fare un mix giusto, quindi cioè, ci mancherebbe altro. Quando l'ingegnere parla... Quando parla l'ingegnere. Assolutamente. No, molto filtrata, appunto. Ok, bene, andiamo a vedere la classifica parziale del terzo elemento. Ancora davanti abbiamo Yamaha con 1263 punti, vicinissima KTM con 1237. Diciamo che a brevissima distanza anche Triumph, e poi un po' più in là in questo caso Ducati. Ma perché? Appunto rispetto a posizione di guida, tutti quegli elementi di cui abbiamo appena parlato, insomma, perde un po' rispetto alle concorrenti. È arrivato il momento di classifica generale e conclusioni? Sì, assolutamente. Andiamo a vedere subito direttamente la aggiungo tabella? una cosa, qualità percepita, molto bene Triumph, molto bene Yamaha, che ha fatto dei passi avanti spostando alcuni elementi tecnici che disturbavano il regolatore di tensione, insomma, adesso più o meno quello che hai sotto gli occhi piace. Cruscotti, Ducati anche lì ha perso un po' di punti perché è un po' vecchiotto il Cruscotto onestamente, e anche Triumph che ha una grafica che sappiamo insomma dovrà essere rivista, mentre Yamaha nel suo piccolo riesce a farci stare tutto, anche se tu mi dicevi che avevi un po'... Io da presbite vero adesso inizio ad avere difficoltà a vedere sì, i il numeri display. sono un po' piccoli. Faccio proprio fatica proprio anche in poi KTM. nella gestione, muovendo ovviamente sul display, sul TFT con la parte sinistra dei comandi. Faccio fatica, ammetto. KTM molto bene. Ok, hai bisogno di un tablet 1 a 1 di quelli Sì, che ma ci adesso sono infatti stanno in grande, sono i 24 pollici ormai sulle moto, quindi... Allora Stefano, siamo un po' arrivati alle battute conclusive di questa nostra quinta comparativa, grazie di averci seguito fin qua, con piacere la chiudiamo dopo aver inseguito una serie di appuntamenti quest'anno, inseguito anche il tempo che non ci ha minimamente aiutato, però abbiamo tenuto duro. Abbiamo tenuto duro, volevamo abbiamo raccontarvi... fatto veramente, ragazzi, credeteci, ci stiamo muovendo come gli alpinisti ad alta quota. C'è una finestra di bel tempo, noi andiamo a attaccare la vetta, perché Sì, come ho fatto con la Bonetta e chi mi ha visto, insomma, sulla Royal Sì. Enfield, cioè abbiamo preso 36 ore di bello, o meglio di bello è una parola grossa, non pioggia, diciamola così, però siamo riusciti a trovare l'autostrada giusta, le strade giuste, asciutte, non calde. Tra l'altro, applauso ai Pirelli Diavolo Rosso 4, perché secondo me su queste moto sono come il calcio Ottimo. sui maccheroni. Anche per la velocità con cui si scaldano, Devo in dire, temperatura. esatto, sì, scaldano in 3 curve, feeling davanti buono, Bellissimo. belle sulle buche, bel grip, insomma, bene. Poi posso fare una segnalazione, anche bel comportamento del posteriore quando c'era, moto in piega, la perdita d'aderenza progressiva, e qui lavoro anche ottimo dell'elettronica delle moto che abbiamo guidato, quindi un perfetto mix tra scarpe ed elettronica, cioè cervello molto e piedi hanno... molto telefonato. guarda, per esempio, bellissimo. diciamo, Triumph, se avessimo usato le gomme di primo equipaggiamento, che sono degli ottimi su percorsa, però su queste temperature no way, assolutamente molto sbagliate. rigide, troppo dure, non si scaldano, sarebbe stato un problema. Non un problema, però insomma dovevi stare un po' più sulle uova. Qui siamo partiti e siamo andati, quindi anche lì sceglietevi le gomme anche in base all'utilizzo, ma anche in base alla stagione dove usate le moto. Quindi noi abbiamo fatto la scelta giusta, e devo dire, come ho detto all'inizio, che Ducati le monta di primo equipaggiamento, quindi erano le sue, diciamo. Le altre 3 quasi ne hanno tratto vantaggio.
tra virgolette, non vantaggio nella comparativa, però rispetto alle gomme di primo equipaggiamento è stato un passo avanti, perché alcune molto rigide di carcassa, vedi l'S23 di Yamaha, che sono veramente toste, belle gomme ma molto dure di carcassa. Bridgestone S23. Bridgestone S23 e KTM, anche lei con le Bridgestone S22, che sono addirittura la generazione precedente, che sono le Certo. però l'omogeneità che hanno avuto di tra anteriore e posteriore, bella il grip, la presenza che hai, non muove il manubrio, copia le buche, insomma, applauso. Bel risultato. Anche nonostante il freddo. Bene, classifica finale, partiamo dalla quarta classificata, ma se ci avete seguito fino adesso con i parziali di quello che è Più o successo meno avete sostanzialmente avete capito. Quarta posizione per la nostra cara Ducati Monster SP, chissà cosa succederà a breve in casa Ducati, se ci sarà un'evoluzione lo scopriremo, con 3.353 punti. Terza posizione a 3.415,5 punti. Perché ci sono i coefficienti, in certi casi voci che valgono la metà della voce intera. 3.415,5 punti Triumph Street Triple. In seconda posizione 3.462 punti KTM 990 Duke, e credo di poterlo dire, per la prima volta un po' ce lo sentivamo che forse avevamo una volta tanto in preventivo su 5 comparative avevamo ipotizzato che Yamaha potesse fare la differenza proprio a livello globale, non soltanto di performance. Ha vinto perché ha una dotazione di alto livello, al telaio d'alluminio, forcellone d'alluminio, sospensioni buone, freni, leveraggio, insomma una bella finitura, un ottimo motore, un'ottima elettronica, quindi ha vinto perché c'è un pacchetto complessivo molto valido, a un prezzo molto competitivo, perché insieme a Triumph è la meno costosa. Certo. KTM è stata un po' penalizzata dai punti del prezzo, perché comunque oggettivamente è quasi una fuoriscala rispetto a quello che c'è adesso. È vero che anche Ducati è ha un prezzo molto elevato, però la dotazione di Ducati è più completa. Sì, sicuramente. Nel senso, non è che andiamo a fare i confronti che non sono simpatici tra Öhlins e VP, che sono due sospensioni di livello assoluto, però i freni, per esempio, i Brembo di Ducati hanno fatto guadagnare punti a Ducati, anche se poi è arrivato dietro KTM. KTM vince ovviamente con il motore, perché l'elettronica, come si dice, la posizione di guida e la ciclistica, che nonostante la moto sia più lenta nell'esecuzione rispetto a ti dà una grande sicurezza quando vai a guidare, te la senti in mano, e questo la rende sicuramente molto molto competitiva. Ripeto, il prezzo è il suo punto debole in questo momento. La Yamaha, bella, migliorata tanto, mi è piaciuta molto di più, guidare è bella, adesso senti l'avantreno, la riesce a guidare in modo sportivo. La Triumph è la solita Street Triple, consentitemelo, sembra una brutta cosa, ma per fortuna che è rimasta la solita Street Triple. Perché piace ancora tanto, sì. molto, quando più la ingaggi, più riesci a guidare sportivamente, più diventa gratificante, il motore se lo tieni su di giri è molto bello, manca un po' di copia, quando la metti a confronto con queste diventa quasi la piccolina del gruppo, no? Cioè è un po' la piccolina del sì, gruppo. lo è inevitabilmente. Però anche il prezzo è molto competitivo, mi aspetto appunto, come dicevo, un'elettronica un filo più evoluta, perché il traction quando entra rimane attaccato troppo, insomma il quick shifter ha un taglio un po' lento. Secondo me se mettono a posto quelle cose lì, al di là della copia, quello che è, la moto resta ancora una moto grande protagonista, molto competitiva. Grazie Stefano Cordara, direttore di Red Live, per questa ennesima meravigliosa comparativa che abbiamo vissuto ancora insieme, la quinta di quest'anno. Forse non è finita qui, ovviamente vale quanto ci diciamo ogni volta alla fine di un nostro servizio. Continuate a seguirci. Qua, lui dietro, Matteo, ride. Certo, perché ce n'è un altro in serbo. Cosa vogliamo fare, in cui lui è coinvolto, e vabbè, lo scoprirete più avanti. Se riusciamo a fare quella cosa lì ci sarà la divertimento, cioè voi vi divertirete, noi no, noi un po' meno, però non spoileriamo nulla. Se non vi siete iscritti ancora al nostro canale YouTube, fatelo. Tutti i canali social, noi ci siamo, Instagram, TikTok, Facebook, per parlare, condividere la nostra passione, la vostra passione delle moto, perché qui le moto si provano davvero. Vale sempre quello che dice l'ingegnere. Se avete qualcosa da suggerirci, da aggiungere alla già nostra molto articolata serie di voci delle comparative, sono sempre benvenuti, perché voi siete motociclisti come noi. Noi ascoltiamo sempre tutti, cerchiamo di migliorare continuamente, di evolvere appunto le nostre pagelle per darvi più informazioni puntuali possibile, quindi tutti i suggerimenti sono ben accetti, perché noi cerchiamo sempre di migliorare le nostre pagelle, che diventano sempre più complesse. Io ci perdo le notti ormai a fare tutti i calcoli così, io compilarle, al di là della classifica, insomma, che noi stiliamo, c'è la prima, la seconda, la terza, la quarta. Guardate bene i punteggi intermedi, perché sono quelli che vi dicono questa è la moto mia, indipendentemente dal punteggio, perché parliamo di moto veramente di alto livello. E
Il canale è qua, iscrivetevi, siamo quasi a 100.000, come abbiamo detto a 100.000 vogliamo fare qualcosa di speciale per i nostri fan della community, speriamo di riuscire a organizzare, ma sicuramente ci riusciremo e noi ci vediamo alla prossima comparativa. E anche al prossimo video, perché adesso da qui all'ECMA già proviamo un po' di roba, poi ci vediamo all'ECMA e poi vabbè, Via ce n'è. così.